Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna in Sagittario o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come sarà il mese di aprile 2026. Lo facciamo seguendo una bellissima struttura che ho preparato per te di tarocchi oracoli e alla fine andremo a esaminare l'amore. Allora, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, prima parte, vediamo il portale del mese. Quale energia questo mese vuole portarti? Quale mito si sta attivando? Andiamo poi a vedere un oracolo. Quale energia questo mese vuole portarti? Sagittario, quale mito si sta attivando per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario? Allora, vediamo quale energia questo mese vuole portarti. 8 di denari, l'energia della maestria artigiana. Più lavori meticolosamente su di te o in quello che stai facendo, nei tuoi studi, più avrai dei risultati straordinari e potrai dire sono fiera di me, sono fiero di me, ma lo dici già nella misura in cui ti impegni in qualcosa che ti appassiona. L'impegno di appassionarti in qualcosa che ti dà frutto, l'impegno di appassionarti a qualcosa che dà i suoi frutti. Un'energia di impegno del voler fare qualcosa che ti appassiona e che darà i suoi frutti, ma già nel momento in cui la fai ti senti soddisfatto. Pezzo dopo pezzo, già sei soddisfatto. Vediamo qual è l'energia. Infatti porterà... Allora, un'energia di sorpresa. Per molti di voi è il frutto del vostro lavoro o lavoro su di voi, su voi stesso, su voi stessi. È una bellissima energia di sorpresa per il lavoro svolto. Energia di sorpresa per il lavoro svolto, o che tu stia facendo un lavoro su di te o nel lavoro pratico, nella vita pratica, sono sorprese, doni di riconoscimento del tuo valore in quello che stai facendo, nelle tue attività. È un'energia bellissima questa. Vediamo cosa accade nel mondo visibile. Mi viene in mente la frase che mi diceva mia nonna: chi ben comincia è a metà dell'opera. Non lo so, mi arriva questa... E ci saranno sorprese in merito. Vediamo. E cosa accade nel mondo visibile? Cosa accade nella realtà visibile? Quali sono gli eventi concreti, la vita pratica, le azioni, i cambiamenti? Cosa accade nella realtà visibile? Paggio di bastoni, infatti ti vedo animata da nuove idee scoperte, notizie, entusiasmo, nuove cose, tante cose. Ti vedo animato per qualcosa. Il 7 di coppe mi parla di tante possibilità che ci sono. Quale scelgo? Che faccio? Perché vuoi fare cose nuove. Sarà proprio questa primavera che ti entusiasma, no? Come entusiasma tutti noi, la rinascita. E allora si aprono tante possibilità. C'è qua comunicazioni, voglia di nuovo. E il paggio di bastoni è proprio la tua energia di fuoco, di passione che si accende in questa primavera. E adesso che faccio? Che non faccio? Quante cose posso fare? È bellissima questa energia, come un bambino. Bellissima. Cos'altro accade nella realtà visibile? Qua di nuovo la tua carta. Questo è il mese in cui tu avrai pace, serenità, la temperanza è la tua carta. Vedo che porterai equilibrio, serenità, ci sono comunicazioni bellissime, la tua energia verrà perfettamente indirizzata nelle scelte giuste affinché ti portino pace, serenità, pazienza, pazienza nel lavoro svolto. È una bellissima energia.
Quindi nel concreto io posso vedere che ci sarà molto entusiasmo, molta curiosità, può arrivarti un'idea nuova o una proposta, oppure semplicemente un'opportunità che ti stimola, che ti fa venire voglia di muoverti. Questa è energia fresca, leggera, giocosa, no? Ti sentirai ispirata o ispirato. Si aprono più strade, che cosa devo scegliere? Potresti trovarti davanti a delle opportunità o delle fantasie che però, che però alimentano la tua curiosità. Questo entusiasmo iniziale e magari tutte queste opportunità che faccio, che non faccio, o può esserci un po' di confusione, la temperanza ti aiuterà a scegliere con saggezza tra le diverse opzioni. Cioè troverai tu il modo di unire intuizione e realtà, cioè farai una scelta centrata tra le cose che ci sono da fare e porterai armonia nelle situazioni di lavoro, di relazioni, di progetti. Cioè arriva un'idea o un'opportunità che ti accende l'entusiasmo, tante possibilità, però anche un po' di confusione. Qua troverai l'equilibrio e si sceglie la strada giusta. Cioè passi da entusiasmo, un po' di confusione a chiarezza e armonia. E con il portale 8 i denari più scambiarsi doni, questo mese sceglierai davvero ciò che davvero è in risonanza con te. Ciò che davvero è in risonanza con te. E troverai entusiasmo, eccitazione nel seguirlo. Bellissimo. Non ci sono drammi, non ci sono... Bellissimo. Vediamo un po'. Qual è il mondo, cosa ti dice il mondo invisibile? Quali energie sottili ti guidano? Quali sono le azioni degli spiriti dietro le quinte? Qua mettiamo 2 tarocchi e un oracolo. Eccolo. Energie sottili che ti guidano. La luna. Ah, la fede nel mistero. Ah, e 5 i denari. Senza paura. Cancella il ricordo di paure e frustrazioni. Sai quali sono le energie che ti guidano? Quelle di non avere più paura di sentirti messa da parte o di sentirti esclusa o di sentirti inadeguata o inadeguato, inefficiente, inefficace. Le paure rispetto a queste circostanze di pensieri limitanti. Allora gli angeli ti guidano a non avere più paura, perché magari potresti avere paura di affrontare il nuovo, no? Con questo entusiasmo, la mente ti blocca a volte per l'entusiasmo che hai, ma dove vai? Che non lo sai fare, non sei brava, non sei bravo, no? E invece perché hai già vissuto questi ricordi, infatti qua dice cancella il ricordo di paure e frustrazioni. Gli spiriti ti guideranno a osare senza paura, anche quando le cose sono confuse, anche quando non sai che confusione è confusione. Tu hai uno spirito, un entusiasmo tale che sai che è un po' chi va piano, va sano e va lontano e produce. Ecco, questo è il senso. Gli spiriti in questo mese lavorano nelle zone più fragili per ripulire, per ridarti forza. Eh, in questo mese, come io vedo, che gli spiriti ti porteranno dentro a ciò che non è stato ancora visto di te, quindi le emozioni profonde, le paure sottili, le memorie interiori, e invisibilmente gli spiriti ti fanno emergere ciò che era nascosto perché possa essere finalmente trasformato, ricordando che hai la carta della temperanza. Trasformato in forza, trasformato in potere, in autopotenziamento. Ci sono qua dei vecchi vissuti di esclusione, di insicurezza, di non sentirsi abbastanza, paure legate al valore personale, al me lo merito, non me lo merito, al non avere, questa sensazione antica di essere fuori, soli, non sostenute. Quindi porteranno fuori questo per fartelo guarire, però a livello invisibile. Queste sono le emozioni che potresti sentire in questo mese, dandoti forza, proteggendoti per farti avere questo nuovo entusiasmo e andare incontro alle sorprese che avrai grazie a questa nuova consapevolezza.
Vediamo adesso qual è il messaggio dell'amante invisibile, dello spirito guida, del daimon. Qual è il messaggio? Dove ti vuole portare il tuo spirito guida, il tuo daimon? Ah, abbiamo il Papa. Ti vuole portare a essere... Questo è il mese in cui tu interiorizzi tutte le lezioni spirituali che hai appreso nella vita, le lezioni più importanti, diventando un saggio, una saggia, una sciamana, uno sciamano, perché il Papa dove vuole portarti lo spirito guida? Al riconoscimento della perfezione di tutto ciò che accade. Questa è la frase più forte che mi viene da dirti, al riconoscimento della perfezione di tutto ciò che accade, a seguire il sentiero della fede, a seguire il sentiero della fede di tutto ciò che accade, di quello che ti è accaduto, di vedere la perfezione nella tua vita, anche laddove la mente non l'ha mai vista, anche laddove hai avuto paure, anche laddove ci sono state insicurezze, perché le insicurezze sono i tuoi più grandi alleati, come ci insegniamo sempre nello yoga sciamanico. Chi fa le pratiche yoga sciamanico lo conosce bene, sotto l'info box trovate la profetica pratica dei 21 giorni e di quanti risultati straordinari avete ottenuto. Bellissimo. Il Papa mi parla del fatto che il tuo amante mistico ti vuole portare verso proprio la saggezza consolidata. Ti dice di fidarti degli insegnamenti che ti hanno sostenuto fino a questo momento, che può essere lo yoga sciamanico, se seguite con me il percorso, o i principi che ti sostengono. Ti guiderà a vivere con coerenza tra cuore e mente, tra intuizione e azione concreta. E ti dico anche che potresti ricevere dei consigli preziosi o degli insegnamenti o da una guida, degli strumenti che ti aiuteranno a strutturare la tua vita e le tue scelte. Cioè il Papa non è solo struttura, è un centro sacro. Il tuo daimon ti sta dicendo non correre, non disperdere energia, non scegliere a caso. Cammina con coscienza e integrità. Perché questa è la guida verso la padronanza personale affinché le scelte del mese non siano solo impulsive, no? Ma radicate, durature. Wow, andiamo a vedere adesso qual è l'iniziazione del mese. L'iniziazione del mese, cioè la paura da attraversare. La paura di realizzarti, la paura di avere una sufficienza emotiva, una sufficienza a tutti i livelli. E la paura di essere autonoma, autonomo, l'autosufficienza emotiva, l'autosufficienza economica, l'autosufficienza e la realizzazione, il 9 di denari. E la paura dell'abbondanza. Cioè qua c'è un timore sottile di sentirti inesperta o inesperto, indegna di ciò che arriva. Paura di essere giudicati, perché il successo o il riconoscimento qua potrebbero farti sorgere l'ansia sul come gli altri poi ti vedono. La paura di brillare da sola o da solo, di emergere, di camminare con autonomia, senza appoggi esterni. Quindi l'emozione sotterranea, il 9 di denari ti chiede di guardare dentro e ti dice, cioè, merito davvero questo? Posso gioire senza sensi di colpa? Posso godere della mia autonomia senza sensi di colpa, della mia grazia, della mia ricchezza? Questa è la paura che ti trattiene dal raccogliere ciò che hai seminato già, Cioè, in chiave sciamanica, attraversare questa paura significa accogliere i frutti del tuo lavoro e del tuo percorso, liberarti dal senso di inadeguatezza o dal bisogno di approvazione. Camminare con fierezza, radicata, indipendente, godendo pienamente di ciò che la vita ti offre. Fondamentalmente questo significa apprendere a gioire senza remore, senza paura, senza sensi di colpa.
Questo è il passaggio che trasforma lo sforzo e la disciplina, 8 di denari, paggio di bastoni, in piena autonomia e abbondanza vissuta. Molto forte, senza paura, ricordati. Magari per qualcosa di nuovo, non so, ti stai impegnando su qualcosa di nuovo, non aver paura di gioire dei tuoi sforzi, perché qua ricevi dall'8 passiamo al 9, risultati del tuo impegno, non aver paura, non ti vergognare. Questo è il senso. Ecco perché ti sostengono gli spiriti nell'andare oltre la paura. Vediamo adesso qual è il dono nascosto, la ricompensa del mese, cioè la magia e il potere che nasce dagli eventi. Quale dono potrai cogliere? Qua mettiamo una carta di tarocchi e un oracolo. Allora, qual è la ricompensa del mese? Ah, ci picchia, la vecchia identità che aveva paura dei vecchi drammi viene distrutta, la torre. E qua vi invito a fare il rituale di morte e rinascita che trovate nella playlist yoga sciamanico sul canale. Per chi non ha fatto le masterclass con me, ma anche chi ha fatto le masterclass. La torre, il dono è una nuova identità e il custode della terra, guarda un po'. Una nuova identità capace di godere dei frutti che la vita gli offre, senza sensi di colpa. Questo è il dono della liberazione da strutture obsolete, da vecchie convinzioni, abitudini limitanti, cioè gli eventi in questo mese ti liberano da ciò che ti trattiene e aprono spazio per qualcosa di nuovo e più autentico. Il dono è questo, è di imparare che devi cadere a volte per rialzarti più forte e consapevole. Il vincitore è colui che ha fallito tante volte. E l'oracolo della terra, il custode della terra, ti dice che sei sostenuta dalle forze della natura. Non sei sola nel cammino, c'è sostegno dalla terra, dalle energie profonde della vita, dagli antenati ti sostengono, gli spiriti guardiani, e che ti aiutano a trasformare la torre in qualcosa di fertile, dove puoi costruire con sicurezza, con radicamento. Quindi questo mese per te è la liberazione da ciò che non serve più. Protezione e sostegno invisibile per trasformare la crisi in opportunità. Cioè il caos qua diventa potere creativo. La caduta diviene terreno che hai avuto magari o che puoi avere in questo mese. Sono terreno fertile e tu impari a costruire su basi più autentiche, solide e radicate. Vediamo sulla torre perché accade la torre, perché la torre è il dono, non è ciò che accade, cioè magari è già accaduto che tu stai lavorando su strutture obsolete. Perché sono accadute queste cose? Perché accadono? Sono saltate due. Perché fino a questo momento non sei stata allineata con la tua verità e per insegnarti a lasciare andare il controllo. Il controllo è ciò che limita la capacità di espressione, di entusiasmo, di realizzazione. La tua verità più alta, tu in questo mese ti allinei alla tua verità più alta grazie al crollo di vecchie strutture obsolete. E allora non aver paura di realizzare questa abbondanza che già ti arriva in questo mese, però sta al blocco, come se c'è paura di realizzare, paura, vergognarsi, no? Magari sono più di quello, allora per essere conforme mi abbasso. È una grande lettura iniziatica questa, bellissima per te. Voglio mettere un oracolo, un archetipo qui. Qual è l'archetipo grazie a questa torre che nasce come dono, che viene accompagnato dal custode della terra? Cos'è che ti stanno aiutando i tuoi avi e i tuoi antenati a diventare?
con la caduta, con la torre. Togliere le maschere, togliere le maschere, a rivelare le tue emozioni senza timore, anche queste le 5 denari della luna. Liberarsi dall'ipocrisia, dall'assurdo, rivelare le emozioni senza timore, perché tu sei le emozioni, tutte le emozioni, sono felice, sono triste, senza maschere. Perché anche i tuoi avi, i tuoi antenati già hanno subito questo tipo di eventi. Però adesso tu che sei la discendente o il discendente che libera la genia, quando liberi la genia con la formula pentagolare, con le pratiche sciamaniche che facciamo anche sul canale, tutta la genia ti dà forza. Eccolo, il custode della terra, arriva una forza dirompente, mi spiego? Vediamo quale chakra è corrispondente a questo, o no, il chakra rispetto a questa carta, queste carte qui. Istinto, istinto risvegliato. Aurobindo lo chiamava l'istinto risvegliato, è quell'intuizione che ti fa fare le cose senza pensare, ma perché sono perfettamente allineate alla volontà della terra. Si risveglierà l'istinto, il paggio di bastoni già ce lo diceva, che è praticamente legato al primo chakra. L'istinto è legato al primo chakra, primo e secondo, soprattutto il primo, la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, colei che è capace di andare senza paura, colui che ha il coraggio di affrontare senza paura qualsiasi situazione. E qua si tratta di affrontare la vecchia identità, ok? È una lettura commovente e stupenda, ragazze e miei ragazzi. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, veramente un grandissimo in bocca al lupo. E vediamo qual è adesso, come ultima carta di questa sezione, il rito per attraversare la pratica sciamanica, per attraversare aprile, con la torre e risvegliare l'istinto. Oltre al... già te li ho detti le pratiche da fare. Vediamo cosa dice il drago immaginale. Ti devi innamorare. Se non sei innamorata o innamorato, ti devi innamorare. Dici, come si fa? Non mi posso innamorare a comando. Sì, lo yoga sciamanico ci insegna che tu ti puoi innamorare a comando. Vi ricordate il video Magia Pratica 15? L'amore incondizionato? Ecco, quello è il senso. Questa carta ti dice che vivrai un momento di meraviglioso entusiasmo, già te lo dicevo qua. Riscoperta del sé, perché? Perché sei nata, sei nato come un bambino, una bambina sarai in questo mese. Allora questa carta ti dice che solo quando sei innamorata di qualcosa, di un'idea, di un progetto, di una persona, allora tu attraversi la grande soglia, perché quando tu ami quella cosa non c'è più la dualità. E allora sei nel mondo degli dei, sei nel mondo della creazione. E tu hai la possibilità di fare questo in questo mese, perché togliendo le maschere, vedi la tua autenticità, la metti in pratica ed è bellissimo. Ti do subito la pratica, oltre a quelle che ti ho dato, di questa carta, perché è veramente bellissima la pratica di questa carta, bellissima. Allora, per attraversare aprile e Sagittario, ti trovi in una situazione molto bella in questo mese. Se non vedi la bellezza intorno a te, la devi cercare, guardando più profondamente in ciò che stai vivendo e nelle tue emozioni. Rituale. Nella tua condizione c'è qualcosa o qualcuno da cui sei attratto. Se non ti senti innamorato in presenza di questa carta, devi sapere che c'è qualcosa o qualcuno di cui ti puoi infatuare. Trova l'oggetto del tuo innamoramento ed evoca in te la presenza di questo Dio potente, amore. Contempla l'oggetto della tua passione, tutta la bellezza che ti circonda e di cui riesci a essere consapevole. Concentrati sulle emozioni che l'oggetto del tuo innamoramento ti fa provare e trova l'emozione principale, la più importante. Rimani concentrato su questa emozione e ripeti la seguente formula psichica della creazione immaginale, rivolgendoti all'emozione stessa. Riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. La pratica della gratitudine attiva dei poteri straordinari nell'essere umano. Per esempio, se nella contemplazione di un quadro percepisci un'emozione di mistero e vastità, chiedi all'emozione stessa di aprire in te le possibilità di creatività e visione ancora inespresse. Le emozioni sono divinità, spiriti nelle forme di spiritualità naturali legate alla Grande Madre, come l'animismo, lo shintoismo, eccetera.
Erano tali in verità anche per gli antichi e sotto questa forma sono conosciute anche in alchimia e nella psicologia immaginale. Le emozioni sono dei, lo sappiamo. Per fare un altro esempio, se nella contemplazione di un bosco provi un sentimento di gioia, chiedi alla gioia stessa di attivare in te i livelli nuovi di energia. Oppure, se al pensiero della persona amata vivi un sentimento di elevazione, chiedi alla tua stessa emozione di aiutarti a lavorare sulla capacità di sviluppare in te quelle qualità e doti che percepisci nella persona amata. L'innamoramento è un rituale di passaggio, esiste per permetterci di creare oltre noi stessi, senza paura, ricordiamo, unendoci alle possibilità, alle doti e ai talenti che risiedono in noi in modo ancora inespresso e che vediamo però nell'immagine dell'oggetto del nostro amore, che è un riflesso della nostra anima. Quindi, ragazze mie, ragazzi, fate questa pratica perché è stupenda. Ok? Detto questo, adesso andiamo a esaminare l'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade per te, tenendo fede sempre a quello che è uscito. Allora, qual è la tua energia nell'amore? Qual è l'energia della persona che arriva da te? O l'energia dall'esterno, no? Come veicolo. L'energia dell'altro. Cosa si manifesta? Qual è la prova da superare nelle relazioni? Qual è il consiglio? E qual è il destino prossimo? Allora, andiamo a vedere qual è la tua energia nell'amore. Ah beh, tu hai una bellissima energia di stabilità, 4 di bastoni. Tu hai la voglia di stabilità, di intima stabilità, di radicata, casa con la persona che ami, con le persone che ami, una bellissima energia di stiamo noi, e questo è l'amore. Le 4 bastoni è l'energia del successo, della stabilità raggiunta con qualcuno, o se non c'è nessuno è il successo del fatto che tu sei predisposto o predisposto a creare stabilità in una relazione, no? Sì, stabilità di casa, di casa. Vediamo l'altra persona. Qua abbiamo una persona molto prudente. L'eremita, abbiamo una persona prudente, una persona saggia, una persona che magari tende di più a isolarsi o semplicemente è una persona che viaggia nel suo mondo interiore cercando di fare al meglio per se stessa e per l'altro. È una persona prudente, una persona che cammina, che va piano ma va lontano proprio perché va piano, una persona che pondera, una persona saggia, o semplicemente può avere a che fare con una persona più introversa di te, che tu sei fuoco, sei passione, no? Può avere a che fare con una persona più introversa di te. Siccome questo è uno specchio, no? Meraviglioso, quindi è come se il veicolo dell'altra persona, perché l'altra persona è un veicolo, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica Zero, l'altra persona è il veicolo di certune emozioni che dobbiamo vivere affinché possiamo realizzare noi stessi. L'altra persona ti spinge sempre a guardarti dentro per fare le scelte più sagge. Vediamo cosa si manifesta. E qua si manifesta stabilità, re di denari. Abbiamo una persona molto stabile, molto radicata. Il re di denari mi parla a livello relazionale di molto radicamento, una persona su cui ci si può fare affidamento, radicamento, stabilità, una persona seria, una persona che è molto radicata nelle cose pratiche, nella vita, non si perde in chiacchiere. Cosa si concretizza? Si concretizza stabilità. Vediamo quale può essere il possibile blocco da attraversare. Non fare le cose di fretta, il cavaliere di bastoni, soprattutto rivolto a te, non essere impulsivo o impulsivo. Non a caso ti ho premesso che l'altra persona, o il veicolo con il quale hai a che fare, che l'altra persona ti spinge a guardare dentro di te prima di fare mosse azzardate o impulsive, in questo caso, che me l'hanno messo proprio come possibile sfida in questo mese. Quindi la possibile sfida è quella di non fare scelte impulsive, non fare cose impulsive,
usa bene il tuo fuoco dentro di te per fare le scelte giuste fuori. Vediamo qual è il consiglio. 7 di spade il consiglio. Ci picchia, 7 di spade il consiglio, agisci con astuzia. Astuzia sacra. Allora, è molto a che fare col cavaliere di bastoni qua. Il consiglio rispetto anche all'ostacolo o il possibile blocco da superare, il 7 di spade, cioè agisci con astuzia rispetto ai tuoi impulsi. I tuoi impulsi falli passare attraverso la voce dell'anima, la voce del cuore, per fare azioni consapevoli e integre. Non nasconderti, non fare sotterfugi. L'astuzia sacra col cavaliere di bastoni in questo caso è convoglia tutte le emozioni che nella relazione l'altro ti dà all'interno di te, come ti insegna il tuo specchio, affinché tu possa concretizzare e radicare una relazione. Qual è il destino? Arriva un cambio, facendo questo arriva un cambio radicale, si chiude il vecchio, si apre una relazione più appagante, come ci insegna il re di denari. Sì, il cambio. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i miei tarocchi su questa lettura. Allora, energia attuale 4 di bastoni, energia attuale, scusami, sì, la tua energia nell'amore attuale, energia 4 di bastoni, il diavolo. Tu hai un'ardente voglia di realizzare stabilità nella relazione, un'ardente voglia, e quindi potresti scontrarti con quegli impulsi di fare le cose un po' di nascosto, di nascondere delle cose o agire impulsivamente, perché ti potresti scontrare con le paure e gli attaccamenti legati alla stabilità di una relazione, perché qua c'è un dolore, un cuore trafitto, puoi aver attraversato un certo dolore. Vediamo l'altra persona con l'eremita, l'energia dell'altra persona con l'eremita, 8 di coppe. Abbiamo una persona che si sta allontanando emotivamente da certe situazioni che non lo appagano più, È una persona che, se la vedi in questo mese, è molto più introversa del solito, oppure se la incontri in questo mese è una persona introversa perché sta facendo un viaggio interiore, e l'eremita, quando fa un viaggio interiore, non va discusso, cioè è un viaggio interiore con se stesso. Quindi l'8 di coppe mi parla di una persona che si è allontanata emotivamente da circostanze, persone o situazioni che, seppur gli davano un certo comfort, non lo nutrono più. E quindi magari potresti avere a che fare, vorresti a tutti i costi una certa stabilità, e quindi l'altra persona la vedi meno propensa, nel senso di facciamo casa subito, oppure la vedi meno propensa, perché c'è la stabilità, meno veloce, questo volevo dire, meno veloce di te, e la mente potrebbe farti venire dubbi, attaccamenti o paure. Però la stabilità si realizza a patto che i tuoi impulsi, non neghi i tuoi impulsi, ma li metti introversi, capito? Cioè sii trasparente con l'altra persona, non sfuggire, usa quell'astuzia da capire che l'altra persona è in un momento di non travaglio, di momento interiore in cui sta cercando la sua via interna, è molto prudente, una persona molto saggia. Il re di denari, cosa si concretizza con il re di denari? 5 di bastoni. Potresti scontrarti con l'intorno di questa persona, se ha famiglia o la tua famiglia, e vorresti ricercare un'intimità tutta vostra, ecco perché c'è il diavolo. Fatto sta che la serietà del re di denari presuppone il mettere in accordo le parti. Oppure potresti avere delle discussioni in merito a una stabilità che vuoi avere a tutti i costi e scontrarti con un po' più di lentezza dell'altra persona.
Vediamo qual è sul Cavaliere di Bastoni, sul blocco. Cavaliere di Bastoni, Cavaliere di Bastoni. Ragazze mie, ragazzi, dovete tenere un po' a bada l'impulsività qua, ma non a bada l'impulsività, fai che la tua impulsività sia saggiamente sia saggiamente guidata dalla saggezza, appunto. Vediamo sul il consiglio, 7 di spade. La giustizia, sii chiara, sii chiaro, non nascondere quello che senti. Perché qua ci saranno delle cose che si mettono a posto, a patto che tu segui l'impulsività, la guardi come un'energia, un fuoco che accende la tua saggezza e guida i tuoi passi, però con la saggezza. Qua si parla anche di matrimoni o di divorzi, può avvenire un divorzio che dà maggiore stabilità con un'altra persona, però non forzare, non andare di fretta, non agire d'impulso, dicono qui. È possibile che una persona si stia separando o si sia separata da poco, bisogna mettere d'accordo le parti e quindi la giustizia arriva in merito anche a rivelare ciò che era nascosto, quindi agisci d'astuzia sacra, magari se l'altra persona ha queste dinamiche, tu sai già che è una persona che sta lavorando all'interno per, cioè cerca la strada interiore prima di rispondere, capito? La morte, destino futuro, la morte, e qua abbiamo una persona bellissima con il re di coppe, una persona che matura a livello emozionale, una persona che è pronta a donare il suo cuore, una persona rispettosa, rispettabile. Arriva un cambio dove si vede questa persona che è una persona veramente amabile, una persona che sa comprendere le dinamiche emotive dell'altro. E qua c'è un 6 di coppe, mi parlano anche di eventuali riconciliazioni o un ritorno alla purezza del cuore qua, Vediamo le vere intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Ha intenzione di realizzare un sogno con te, di guarire insieme con la stella. Non avere fretta, 2 volte è uscito il Cavaliere di Bastoni. Le azioni che faranno nei tuoi confronti, la Regina di Spade, puoi essere un po' sulla difensiva tu, oppure esserci un'altra persona con la quale questa persona ha fatto un divorzio, o un'altra persona, anche una madre, anche una sorella, anche una figlia, e quindi tu puoi stare un po' sulla difensiva per questo, o semplicemente su di te che stai un po' sulla difensiva. Vediamo quali azioni farà, anche se sei uomo, Ha intenzione di parlarti, di chiarire ogni dubbio, assolutamente, perché vuole guarire insieme a te, realizzare un obiettivo con te. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Gli amanti, sceglie te come amore, è una bellissima lettura questa, sceglie te come amore, la scelta del cuore. E vediamo con i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione, cosa ti dirà questa persona. Non a caso avevamo anche la carta dell'innamoramento, ti innamorerai fortemente volendo subito degli incontri sempre o una stabilità sempre. Attenzione agli impulsi, perché ti ho letto il profilo energetico di questa persona. Allora, vediamo. Tu sei l'amore, riconosce in te l'amore. Questa persona riconosce in te l'amore, perché lo riconosce dentro di sé. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se percepisci come una persona sicura di se stessa o che non sbaglia un colpo, comunque tutta ad un pezzo, non è così. È una persona che sta cercando la voce interiore, la verità interiore. È molto profondo questa persona. È molto profonda. Cos'altro? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Tutti possono essere questi 5 di bastoni, le persone intorno a questa persona, oppure a se stessa ha mentito, io voglio solo te. Perché? Questo io voglio solo te è il cambio che arriva poi, credo, a fine mese con il re di coppe, anche se è una donna,
perché questa è una persona che sta cercando la via interiore, cerca la via interna, lasciando qualcosa o qualcuno o una vecchia modalità di agire, di amare. E allora magari tu non lo percepisci subito, ma questa persona lo vedrai cambiata completamente, perché è una persona che sta facendo un viaggio importante internamente e ha l'obiettivo di realizzare un sogno con te. Tolte le maschere, avere l'istinto risvegliato, come lo chiamava Aurobindo, di avere il coraggio di esprimere chi è veramente, senza filtri, va bene? Vediamo con dove stanno queste. Cosa ci dicono queste altre sull'amore per te? Sono uscite 4, vediamo. Allora, connessione psichica, la vostra comunicazione va oltre le semplici parole e infatti vi sentirete al di là delle parole, ti senti prima che le parole parlino. Passi guidati verso un grande amore, seguire il cammino dell'ascensione. Questa relazione ti porta a un'ascensione spirituale fortissima. C'è una corrispondenza perfetta, vi completate a vicenda nel modo più armonioso. Amore senza paura, un coraggioso salto nell'ignoto, senza paura, senza paura. Questa è la carta che lo dicono a te, non aver paura di innamorarti, non aver paura di darti, di offrirti, come fai la pratica e vedrai che questa relazione splenderà come il tuo cuore splende. Mi spiego? Bellissimo, molto bello, molto commovente. Vediamo cosa ci dicono, qual è il messaggio di queste altre carte, oracoli. Amore festoso, e ci sarà festa, ci sarà allegria, ci sarà prosperità. Ci sarà festa, allegria, prosperità. Cos'altro? Amore idealizzato, amore dichiarato. Tutto ciò che stai sognando si realizza con l'amore dichiarato. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ragazze mie ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!